Ballate contra sta guerra, ballate contra sta guerra, o gente de su nuraghe, o popolo de sa terra, vraiga de la zappaghe, vraiga de la zappaghe, vraiga de la zappaghe. Col tenore, che diciamo che è un qualcosa di antico, ma che si vuole inserire nella modernità. Non rifiuta la modernità, no, si vuole confrontare. Quello che io faccio non è mio, io lo esprimo, sì, però non è mio, è della comunità di Orgosolo. Io credo che non morirà, la nostra comunità è ancora viva, presente, c'è la paura che comunque qualcosa si perda. Tu ascolti e cerchi di riprodurre quei suoni. Magari provi con uno e non ci riesci, provi con l'altro, però questo forse mi viene meglio. Ciao, sono Omar e viaggio per il mondo alla scoperta della musica, tra strumenti, rituali, invenzioni e chi le dà vita. Ogni cultura la usa a modo suo e per tanti scopi diversi. Questo canale è il diario di questi incontri e dei suoni che cambiano il modo in cui vediamo il mondo. Benvenuti su Sound Hunter. Benvenuti in questa nuova spedizione di Sound Hunter. Ci troviamo nella bellissima terra sarda in direzione Orgosolo, in provincia di Nuoro, per andare a documentare una tradizione corale antica e famosissima qua in Sardegna, il canto a tenore. Stiamo andando ad incontrare in particolare il gruppo del Tenore Murales di Orgosolo, tra l'altro strarispettati in Sardegna per ovvi motivi che poi scopriremo, e il senso di questo documentario è proprio far capire, far vedere come e perché delle persone scelgono di dedicare la propria vita a preservare la tradizione. Ho voluto conoscere da vicino chi porta avanti il canto a tenore per capire quale ruolo abbia oggi nella cultura sarda e nella vita di una comunità come questa. Io sono Franco Corrias e faccio la voce solista. Maurizio Bassu, che fa la contra. Antonio Musina ed io faccio il basso. Cosimo Moreddu e io faccio la mezza voce. Mi spieghi un attimo bene le varie parti? Allora c'è la voce solista che canta con voce naturale ed è lui che diciamo canta un motivo poetico e dà la nota al tenore, al resto del coro per poter cantare. Che si accordano su di lui. Che si accordano su di lui. Ballate contra sta guerra, ballate contra sta guerra. Poi ad Orgosolo è la contra che dirige gli altri due, no? Che sono il basso e la mezza voce, perché è lui che parte per primo, okay. Il basso e la mezza voce si attaccano, diciamo proprio così, okay, a lui. Voce, poi contra, poi la contra, basso, poi c'è voce. Basso e mezza voce che iniziano quasi in contemporanea. Il basso è il bordone, diciamo, quello che mantiene sempre la nota stabile. Invece la contra e la mezza voce hanno anche la facoltà di alzare di tono, la nota è sempre la stessa, però cambiano la tonalità e possono fiorire, diciamo, anche con delle variazioni appunto di tono. La voce solista e la mezza voce sono due voci naturali, mentre il basso e la contra sono due voci gutturali, quindi con la forzatura e con la vibrazione delle corde vocali. Verso Mediterraneo, verso Mediterraneo, sul coro, verso Mediterraneo. Oltre al canto, ognuno di loro porta avanti la propria vita quotidiana. Cosimo, ad esempio, lavora la pelle nel suo laboratorio, mostrando come il canto a tenore non sia una professione, ma una passione che si intreccia col lavoro e la vita di tutti i giorni. Io ho iniziato quasi per caso, si iniziava da bambini a fare suoni, quindi c'era il più grande che ti diceva forse tu sei basso, forse tu fai la mezza voce, ma si cantava molto più al bar, oggi si canta molto meno perché oggi è quasi vergogna cantare al bar. Nella vostra comunità, quindi qua ad Orgosolo, chi è che può fare il canto tenore? È aperto a tutti? Sì, no, qua, ripeto, non esiste una scuola. C'è uno che ha voglia di cantare, entra in mezzo e dice, dai, pone pizza. Pizza sarebbe, pone su pezzo, canta. Ok. E
Quindi uno prova, a me mi esce il basso, provalo. Se io vengo dal lago di Lecco e sono orgosolo e magari sto qua da 5 anni, Allora, qua è già diverso, nel Ok. senso, cantare nel tenore non te lo so dire. ok? Quindi quella è forse l'unica barriera all'ingresso che c'è. Sì, questo è della comunità, cioè quello che io faccio non è mio, io lo esprimo, sì, però non è mio, è della comunità di Orgosolo. Quindi io quando sono sul palco, sono io Cosimo, ma io sto esprimendo la cultura di Orgosolo, quindi è del paese di Orgosolo, non è mio. Il canto a tenore è soprattutto comunitario. L'identità del paese emerge dall'insieme dei 4 cantori, ognuno con il proprio stile locale, tramandato di generazione in generazione. Le armonie e i testi in sardo raccontano storie condivise e rafforzano l'identità collettiva. Proprio dei testi ne ho parlato con Maurizio, anche lui membro storico del Tenore Murales di Orgosolo. Allora, un testo che secondo noi è ormai una bandiera per tutti i sardi. È proprio un sonetto composto nel 1977 da questo poeta improvvisatore che si chiama Raimondo Piras, che ha scritto anche a tavolino. Quindi ha scritto, e quando noi diciamo che ha scritto vuol dire che ha pesato le parole da utilizzare. Ma il titolo già è emblematico perché Nosiasi Shau, che vuol dire non essere schiavo, è una parola molto forte. Parla della lingua, ma la lingua non è solo della parlata, ma è un sinonimo di cultura. È la nazione che perde il dono della lingua, voglio sottolineare, dono, non è qualcosa che ti sei inventato tu, Certo. l'hai ricevuta da altri, da chi c'è stato prima di te. E quindi un dono di solito si accoglie e si valorizza, si fa fruttare. E dice che c'è stato anche il periodo dove questo dono della lingua è stato considerato povero e rozzo, qualcosa da abbandonare, da buttare via perché stava subentrando la modernità. E invece questa è una rivendicazione invece della ricchezza che sta nella diversità e noi rivendichiamo con questo l'unicità di ogni popolo, di ogni comunità, per quanto piccola sia. Ogni cosa è importante e ancora di più credo che questo valga per l'umanità. Ma ci piace essere sempre anche attuali. Oggi c'è un pericolo di guerra e quindi cantiamo sulla guerra, con testi che cerchiamo di attingere dalla poesia nostra, dei nostri poeti, ma anche composti da noi, che magari sono più adatti al momento storico Certo. che stiamo vivendo. Quindi col tenore si può parlare potenzialmente di qualsiasi cosa. Di qualsiasi cosa. Come è cambiato nel tempo, Maurizio, il canto a tenore? Quello che è cambiato io credo che sia la spettacolarizzazione. Oggi già questo attenta un po' a quella che è il modo di canto, no? Che è spontaneo, che diventa creativo. Manca quel silenzio. Prima era spontaneo cantare in un bar, ma oggi i bar sono pieni di televisioni, di radio, c'è una musica sempre di sottofondo. Ok. Tup, tup, tup. Cioè, questo impedisce il mio canto naturale. Certo. Il tenore ha bisogno di silenzio. Le origini del canto a tenore restano avvolte nel mistero. Alcuni studiosi ipotizzano radici antichissime, persino precristiane, e citano reperti nuragici che richiamano la figura del cantore. Altre leggende parlano di canti a 4 voci in epoca romana, ma senza prove certe. Quello che sappiamo è che, almeno dall'Ottocento, il canto era già diffuso nelle zone pastorali della Barbagia, con un forte legame con la natura e la vita del gregge. Franco, quindi che rapporto c'è tra il canto a tenore e la comunità agropastorale? Ma io credo che sia un tutt'uno. Del canto a tenore si parla appunto dell'imitazione dei suoni degli animali o comunque dei suoni della natura, e quindi quale è meglio dei suoni dove vive il pastore. Ma io che vivo tuttora in campagna, che faccio tuttora il pastore, sento quei suoni che vengono da quell'ambiente. Li ritrovi? Li ritrovo spesso, sì, ecco. Come lo vedi il futuro del canto a tenore? È una bella domanda questa, è una domanda che ci facciamo spesso noi. Io credo che non morirà, la nostra comunità è ancora vivo, presente, c'è la paura che comunque qualcosa si perda e quindi secondo me l'ideale sarebbe che questa disciplina la si impari già dalla scuola. È importante perché noi stiamo parlando di una cultura di un popolo, benché molti la
la vogliono, comunque la declassino come una cosa da serie B o serie C addirittura. Però se è fatta in un certo modo, con disciplina, tu considera che nel canto c'è tutto. C'è la storia nostra, c'è la storia della Sardegna, c'è poesia. Stiamo parlando di cultura a tutto tondo, ecco. Certo. Perché pensi che il modo in cui l'hai imparato te non sia sostenibile nel futuro? Pensi che... Non è più sostenibile, sai perché? Perché comunque tutta la cosa è cambiata. Ora siamo attratti da mille cose e mille distrazioni e poi abbiamo sempre meno spazi. Se interrompi, è vero che abbiamo materiale da dove attingere, però può essere il rischio che ricostruendo ricostruisci qualcosa che non è più parte della tradizione, per come parte della tua tradizione, capito? Ok, questa è una domanda che facciamo sempre ai musicisti che incontriamo durante i reportage ed è: cos'è per voi il suono? Diciamo un'emozione che provo in quel suono e che mi fa anche riflettere sul posto in cui vado a sentire quel suono, ecco. No, il suono mi sembra una parola singola, quasi come una nota, per dire do. Beh, da sola non mi dice niente. Invece, messe insieme alle altre, do, re, mi, fa, crea un'armonia. Cos'è per voi il silenzio? Io raramente ho trovato il silenzio in questa terra, anche se sei da solo apparentemente, però il silenzio ha diverse tonalità. Vivendo in campagna, come dice Antonio, e lavorandoci in campagna, abbiamo questa fortuna proprio di interagire col silenzio. Il silenzio a me mi sembra quasi una persona fisica, però io e il silenzio. Poi il silenzio, tra noi e il silenzio c'è tutta quella colonna sonora, no? Che intercorre, gli alberi, gli uccelli, questo belato o un muggito che è in lontananza, un abbaiare dei cani, un campanaccio. Quindi io nei momenti in me in campagna, quando sono solo, capito, per me il silenzio è quasi una cosa mistica, no? Cosa vivere un'altra dimensione, quasi a rapportarmi con Dio, usando un termine, perché poi c'è tutto il creato tra me e il silenzio, capito? Io sto cercando il silenzio, anche come canto a tenore. E credo che la nostra terra offra questi spazi, però oggi sono spazi che sono in pericolo. Dicevo, anche per il tenore non c'è più quel silenzio. E molte volte il suono o il frastuono, non lo so come chiamarlo, per l'eccesso di suono è un modo per sfuggire. Invece il silenzio è la condizione per incontrare te stesso, no? Per riflettere. De su Mediterranei su coro, de su Mediterranei, de su Mediterranei su coro, de su Mediterranei, de su Mediterranei su coro, de su Mediterranei su coro, esa sardina nostra piazzata, però mi sareano sempre in pena, Proquitenza di sì, tesoro, caeste eternamente trascurada, vivirás que raccopa che serena, come in te il sardo, pro che torrare a Maria risulta ue
su profumo e su sapore. Se il canto a tenore dovesse morire domani, cosa perderebbe la vostra comunità? L'identità del nostro paese, che è quello che ci rappresenta tantissimo.